Finisce qui l'attesa per la versione speciale a tiratura limitata già tutta venduta, basata sulla Gran Turismo V12 di Maranello. La Ferrari 812 competizione vede le luci e lascia tutti a bocca aperta. Annunciata da Ferrari poche settimane fa, quando ancora non aveva un nome ufficiale, oggi è realtà e tutte le informazioni sono disponibili. Prima cosa, le versioni sono subito due. Oltre alla competizione c'è la competizione A, dove la A sta per aperta, modello che va a rifarsi sulla 812 Superfast GTS. Partiamo come sempre dal propulsore. Il 6005 V12 tocca quota 830 cavalli e 692 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e 8 e velocità massima pari a 340 km/h. Il propulsore garantisce un'erogazione paurosa fino a 9500 giri grazie ad una rivisitazione totale da parte dei tecnici del Cavallino. Nuove bielle in titanio, pistoni, spinotti, albero motore alleggerito e sistema di distribuzione. Tutto nuovo anche il sistema di aspirazione. Collettore e polmoni sono più compatti con condotti più corti per maggior potenza agli alti. Rivisto anche il sistema di raffreddamento, introducendo per la prima volta su un V12 Ferrari un convogliatore di aspirazione a camera unica per aumentare la quantità d'aria inviata ai radiatori. È stata introdotta anche una nuova pompa dell'olio che permette di avere una pressione ottimale su tutto il campo di funzionamento del V12. Nuovo anche il terminale di scarico che, nonostante essendo stradale preveda i filtri anti-inquinamento, promette un sound pieno e corposo grazie alla presenza di una seconda coppia di risuonatori all'interno della linea d'aspirazione. Il lavoro svolto dunque, come c'era da aspettarsi, non è stato superficiale, dando ai fortunati clienti un reale nuovo modello tutto da scoprire. Abbinato al V12 completamente rivisto c'è il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, più veloce del 5% dello stesso usato sulle 812 Superfast a parità di rapportatura. La trazione come sempre è al posteriore, ma c'è una novità. Debuttano le 4 ruote sterzanti indipendenti. L'asse posteriore è dotato di un sistema di gestione elettronica che rende indipendenti gli attuatori, potendosi appunto muovere separatamente. La risposta sarà più precisa con la possibilità di impostare ogni traiettoria al millimetro. A livello aerodinamico è stata rivista soprattutto in quanto più potente della 812 Superfast. Nuove prese d'aria sono state inserite per portare aria fresca all'impianto frenante maggiorato, parzialmente condiviso con l'SF90, e all'impianto di raffreddamento. All'anteriore è presente l'aerodinamica attiva, con uno splitter mobile che si apre automaticamente dai 250 fino ai 340 km/h. Al posteriore il vistoso diffusore genera il 30% in più di carico, traducendolo in un feedback unico nella guida alle alte velocità. Con 38 kg in meno rispetto alla versione standard ed un'elettronica rivista nel differenziale, nel traction control e nelle sospensioni magneto-reologiche, questa 812 competizione è praticamente una belva da pista. Sono sincero, quando Ferrari ha rilasciato il 70% dei dettagli con alcune foto ufficiali, le nuove linee mi hanno fatto innamorare di questa nuova versione che andava quasi a stravolgere la già ottima 812. Oggi, con la vista della competizione A, non so davvero se la versione coupé sia la migliore. Già l'812 GTS è una targa stupenda, ma questa la avvicina alla F12 TRS rendendola pressoché perfetta. Un'arma da scatenare tra i cordoli con una linea unica ed inimitabile, soprattutto se in giallo tristrato.